Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Ok, abbiamo due carte, una è l'appeso e l'altra è gli amanti. Bene, può esserci, mi viene da dire così di getto un reinizio, potrebbe esserci con la carta dell'appeso un nuovo modo di vedere la relazione, di vedere eventualmente le relazioni in generale, senza necessariamente che sia una relazione romantica, e potrebbe anche parlare di qualche tipo di perdono per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le... ruota della fortuna! Abbiamo un 3 di pentacoli, un 2 di bastoni, la carta degli amanti nuovamente, Sagittario. È proprio un buon periodo. 4 di coppe, cavaliere di coppe, re di denari. Super, wow. Allora, partiamo da questa ruota della fortuna che di solito fa riferimento a dei cambi positivi. Di solito sono cambi veloci, sono anche cambi abbastanza radicali. È una numero 10 come carta, quindi può parlare della fine di un percorso e dell'inizio di un altro. Abbiamo il giudizio e la regina di coppe. Allora, questo giudizio potrebbe rappresentare o una presa di consapevolezza inerente a una persona, potrebbe essere una chiamata, qualche tipo di notizia che vi arriva e che secondo me cambia proprio le carte in tavola con questa ruota della fortuna. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di spade. Asso di bastoni e forza. Secondo me qui potrebbe ritornare qualcuno dal passato, ragazzi. E non necessariamente deve essere una persona romantica, perché potrebbe anche essere qualche collega, qualche collaboratore con il o la quale si inizia un nuovo progetto, si inizia un nuovo tipo di percorso, un nuovo lavoro, potrebbe anche essere una nuova collaborazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 7 di pentacoli e 10 di pentacoli. Qualcosa mi dice che l'attesa è finita. C'è un 10 di pentacoli che è una carta di collaborazione, una carta di famiglia allargata, quindi per qualcuno, se fosse un discorso lavorativo, potrebbe effettivamente trattarsi di una collaborazione all'interno di una grande azienda, potrebbe anche essere una multinazionale per qualcuno. Se siete soprattutto artigiani o fate dei lavori particolari, credo che il vostro operato, la vostra sapienza, la vostra maestria, sarà richiesta appunto in questa azienda e questo vi darà la possibilità di iniziare un percorso, secondo me, duraturo. Andiamo a vedere gli amanti. Appeso, wow, che interessante, appeso e amanti, appeso e amanti.
È come se si guardassero le cose da un altro punto di vista. Vi dirò, re di bastoni, 9 di bastoni e 10 di spade. C'è paura di ricominciare, c'è paura di andare avanti. Se per caso vi risuonasse con la persona del passato che ritorna, sento che è come se deste una seconda opportunità a questa persona. Però ripeto, siete un po' titubanti, le cose apparentemente sono in equilibrio, l'amore potrebbe essere addirittura corrisposto. Sei di bastoni questo è. Però c'è paura, c'è come qualche dubbio ancora che vi attanaglia. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Fante di spade, 2 di coppe e fante di bastoni. Io credo che ci sarà come questo nuovo inizio, secondo me è una relazione, per molti è facile che sia amorosa o come dicevo prima una relazione lavorativa. Si arriva ad un punto di incontro, ad un accordo, se invece fosse una relazione amorosa vi dico secondo me c'è come questo, ok, riproviamoci, riproviamo a, a creare un nuovo equilibrio a livello di coppia. Mm? Tenete presente che il 4 di coppe è la carta della cecità. E avendo anche un fante di spade, io ho come la sensazione che nel primo periodo di rifrequentazione o nel primo periodo dove c'è, insomma, dove si crea questa relazione o questa collaborazione, sarete particolarmente guardinghi. Avete questo appeso che vi dà la possibilità di vedere le cose da più punti di vista. Però guardate come finisce la lettura, c'è un bellissimo cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe è un'offerta di un certo stile, di un certo spessore che potrebbe arrivare, è spiegato da un papa, un eremita e un mago. Guardate, secondo me inizia qualcosa di ufficiale. Questa è una carta di contratti, quindi può essere che a fine periodo, effettivamente, dopo magari una collaborazione iniziale dove ci si conosce, si vede se, diciamo così, c'è feeling sia a livello lavorativo che a livello relazionale o romantico, c'è come la decisione di ufficializzare, e anche qui era uscito 6 di bastoni, di ufficializzare la relazione, di ufficializzare questo nuovo inizio, di dare come voce a questo nuovo capitolo della vostra vita. Andiamo a vedere anche il re. Ok, abbiamo un 8 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Quindi c'è come una propensione ad andare verso qualche cosa di concreto, verso qualche cosa di solido, di abbondante, di prospero. E con questo cavaliere di bastoni vi dico che, perché tra l'altro l'otto di bastoni è un acceleratore, è una carta che ha una forte carica energetica e tende ad accelerare le tempistiche delle carte che ci sono di fianco. Quindi secondo me sarà un inizio, giusto anche perché c'è questa ruota della fortuna, alla wow, cioè a sprombatutto, sarà come ok, ci studiamo, vediamo come collaboriamo, vediamo come stiamo insieme, se riusciamo a relazionarci, poi da quando decideremo di creare quest'unione, le cose, secondo me ragazzi andranno a gonfie vele, c'è proprio un nuovo capitolo della vostra vita. Wow, è una super lettura, carica di amore, carica di speranza, carica di nuovi inizi. Molto bella devo dire. Allora, parliamo di lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, vi dico, io vedo nuove strategie lavorative, nuove collaborazioni lavorative. Ehm, Può anche essere, avendo la ruota della fortuna e 2, 10 qui, fatemi vedere se c'è qualche cos'altro, no? E 2, 10 qui può anche essere un momento dove si chiude un capitolo precedente, magari appunto lavorativamente si è terminato un progetto e ci si butta su quello nuovo. Effettivamente qualche progetto qui potrebbe arrivare e secondo me questo è solo l'inizio di una futura collaborazione molto molto più stabile, redditizia perché poi comunque alla fine avete il re di pentacoli che parla proprio di soldi, di abbondanza finanziaria. Ehm,
Se siete senza lavoro, qualcosa inizia, ragazzi. Secondo me sì, ed è verso la fine del periodo che potrebbe diventare qualcosa di concreto. Se siete autonomi, nuove collaborazioni, come vi ho già detto, secondo me portano a... C'è una persona in particolare con la quale avrete un buon feeling lavorativo, stesse idee, stesso modo di lavorare, stessi valori. E quando vi renderete conto che vi troverete bene con questa persona, allora lì sì che ci sarà questo cavaliere di coppe che proporrà qualcosa di più concreto, di più serio, di più duraturo. Ehm, Parliamo di amore. Secondo me anche qui c'è come un potenziale di un nuovo inizio. Allora vi dirò, per qualcuno è proprio un nuovo inizio, ex novo, da zero, e potresti incontrare questa persona nel mondo del lavoro o comunque lì intorno, magari è il bar sotto dove lavorate, dove incontrerete questa persona, piuttosto che, non lo so, il benzinaio dove andate a far benzina tutte le mattine. Cioè, sento che è come se questa conoscenza arrivasse in... cioè, conosceste questa persona in un luogo, in una situazione che più o meno circonda il vostro ambiente lavorativo. Vi dico, per qualcuno, come vi ho accennato prima, potrebbe essere un ritorno, potrebbe essere questo nuovo tentativo di ricostruire una coppia più in armonia, più in equilibrio, e vi dirò anche che se quello fosse il vostro caso, questa sembra proprio la volta buona, cioè nel senso, tenete presente che avete due volte l'appeso, che è una carta di perdono. Se riuscirete a perdonare l'altra persona, o magari siete voi stessi da dover perdonare, comunque, se riuscite a mettere in atto questo perdono, secondo me questa relazione ha grandi possibilità di sviluppo, di espansione. Ci sono come dei nuovi inizi, più equilibrati, più in armonia. Questo amore è corrisposto, è un amore in equilibrio con gli stessi valori, quindi è un momento molto bello se dovesse tornare qualcuno dal passato. Se fosse una persona nuova, sento che le cose si svilupperanno abbastanza velocemente, vi dirò, cioè nel tipo in 3 mesi conoscerete questa persona, vi renderete conto che provate gli stessi sentimenti, troverete anche un punto di incontro del tipo, non lo so, supponiamo che non vogliate fidanzarvi, ma che state benissimo con questa persona. È come se riuscisse a trovare delle regole sane per mantenere la relazione così com'è in equilibrio. Però vi dico, non resterete single per molto, anche se siete single accaniti. Vi dico che con due volte la carta degli amanti, il due di coppe, poi abbiamo il cavaliere di coppe e la carta del Papa, secondo me, e avete anche l'eremita al contrario. Quindi secondo me non rimarrete single ancora per molto. E per chi ha già una relazione è come se si andasse alla fase successiva della relazione. Se ci sono stati temi un po' spinosi si risolveranno, e questo, ragazzi, vi dico che secondo me unirà ancora di più la coppia, si faranno ancora più progetti al futuro, secondo me. Quindi molto positiva come stesa. Se dovessimo parlare di economia, dunque, è vero che avete la ruota della fortuna che può parlare di soldi che arrivano in più, potrebbero essere premi, potrebbero essere vincite al gioco, potrebbero essere anche semplicemente degli aiuti che arrivano, magari trovate 50 euro per terra, per dire. Però è anche vero che è un momento dove dovrete essere molto oculati con le spese, soprattutto se siete in coppia, se avete una famiglia, stabilite un budget, soprattutto se uno dei due tende a spendere più dell'altro, stabilite un budget. Ora, se prendete lo stesso stipendio è facile dire X somma. Se però gli stipendi sono diversi, uno per esempio prende 1000 e l'altro 2000, calcolate una percentuale, così in proporzione
diciamo che è giusto, è più giusto, no? Tipo il 20% o il 10% dello stipendio me lo gioco per comprarmi quello che voglio, per togliermi dei capricci, degli sfizi. A parte questo, vi dico, è un periodo in cui dovrete tenere le finanze un po' sott'occhio e soprattutto se siete in famiglia, avete un partner, è indispensabile consultarvi con l'altra persona prima di fare spese di un certo tipo, di un certo spessore, mettiamola così. A livello di famiglia invece direi che va a gonfie vele, cioè è proprio un periodo sereno, secondo me potete anche incontrare persone che magari non vedevate da un po' di tempo, cugini, parenti, cioè io ho come la sensazione che questo 10 di pentacoli arrivi proprio per creare unione familiare in quest'autunno. Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, carta numero 8. Parla di supporto divino e mi casca l'occhio qui su questo giudizio. Parla di comfort, di assistenza naturale e di alleanze, alleati anche, no? Ehm, Secondo me è come se aveste un bagaglio familiare abbastanza forte da supportarvi, anche se i genitori non li avete più. E tutto quello che avete imparato, tutto quello che vi hanno lasciato, anche solo a livello di conoscenze, a livello di integrità, a livello di carattere, che vi dà la possibilità di sviluppare questo movimento energetico. Vi dico, avete come un'assistenza divina in questo periodo, ok? Perché qui parla proprio di alleati e di assistenza naturale. Siccome ci sono anche degli animali, potrebbe anche essere un'assistenza da parte degli animali. Non so se sapete se avete cani o gatti o altri tipi di animali, però quando siete tristi, quando magari siete un po' così, gli animali lo sentono e di solito è il momento in cui si avvicinano, miagolano, abbaiano, vi chiedono attenzione, un po' per distrarvi, se vogliamo, dal pensiero un po' circolare che potreste avere. Però comunque questa assistenza naturale, secondo me, arriva proprio dal mondo animale. Ok, andiamo a vedere ancora un koan. La via non è difficile per chi non ha preferenze. Cioè, se non ci incapponiamo con un risultato, la via non è difficile. Cioè, se io non ho preferenze, se quello che arriva lo accetto e lo accolgo a braccia aperte, la via non è difficile. Nel momento in cui io mi incapponisco, mi fisso su un determinato risultato e se non raggiungo quel risultato, sono triste, arrabbiato, insoddisfatto e via dicendo, sì che la via può essere difficile, no? Cioè, il segreto un po' di questa carta è il fluite. Vedete un po' che cosa vi propone la vita, che cosa vi propone l'universo, anche perché secondo me, ragazzi, con questa ruota della fortuna all'inizio della lettura il panorama cambierà completamente. Cari amici del Sagittario, ah no, scusate, l'economia l'ho detta? Sì, credo di sì. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che insomma la lettura vi abbia dato spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere sotto nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti, poi ci sono temi di metafisica, di metamedicina, insomma sono tutti i miei anni di studio condensati e messi a disposizione in quella sezione. Comunque se volete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono, sono pubblici.
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!